Inter-Napoli 1-0, Inter batte Napoli con il gol di Edin Dzeko, una vittoria importante, una vittoria pesante, una vittoria, Simo, meritata, perché l'Inter fa cadere anche l'ultima grande imbattuta d'Europa, quella che, a detta di molti, anche di noi, dovevamo considerare la miglior squadra d'Europa in questo momento, imbattuta in campionato, al top in Champions, con una qualificazione da prima nel girone, in un girone difficile. Alla ripartenza viene a San Siro, si scontra con un Inter finalmente quadrata che avrebbe potuto vincere in maniera anche più semplice. Invece lo fa con un 1-0 che però secondo me non rispecchia quello che è stato realmente l'andamento della gara, perché le occasioni per l'Inter ci sono state e sono state anche tante, alcune veramente clamorose, ma soprattutto quando difendi bene, quando difendi con equilibrio e quando i singoli, e tra poco parliamo dei singoli, sono settati sulla partita, riesci a fermare il miglior attacco, uno dei migliori attacchi d'Europa, 0 gol segnati e praticamente 0 occasioni o quasi, e dall'altro lato invece li abbiamo messi seriamente in difficoltà e abbiamo sbloccato con un Edin Dzeko, ragazzi, giocatore di classe superiore. Questo per me, Simo, senza entrare adesso in discorsi scudetto, non ci pensiamo adesso, però alla ripartenza subito questo è un gran segnale da parte dell'Inter. È un segnale gigante, cioè l'Inter ha fatto una partita veramente perfetta, perfetta in tutte le sue componenti. C'è veramente poco da poter criticare, perché comunque è stata una gara, come hai detto bene, offensivamente abbiam fatto un gol e ne potevamo fare minimo, ma stando stretti 2, perché comunque nel primo tempo abbiamo avuto 3, 4 occasioni giganti. Difensivamente la difesa è stato da sempre il problema dell'Inter, nei big match in particolare avevamo sempre preso tanti gol, almeno 2, e comunque in generale appunto abbiamo preso tanti gol, la mantieni blindata, porta inviolata, Osimhen completamente oscurato, Kvaratskhelia ha fatto una buona partita, ha fatto qualche spunto, ma non è stato il solito Kvaratskhelia, Zielinski completamente assente anche lui. Dicevamo il Napoli ha pochi punti deboli, forse nessuno, e non è che questo risultato ci fa cambiare idea, o perlomeno non la fa cambiare a me. Mi fa cambiare un pelino idea sull'Inter, nel senso che questa vittoria è evidente che ti dà delle prospettive diverse. Non dico, come dicevi bene, scudetto, non mi interessa in questo momento, però se l'Inter è questa, allora abbiamo quantomeno la possibilità di poter pensare ad un filotto, per esempio, di poter pensare di fare bene con il Porto in Champions, di fare bene in Coppa Italia, Esatto. cioè di avere delle prospettive solide, perché comunque l'Inter che abbiamo visto oggi è innanzitutto sull'onda lunga di risultati di quella che avevamo abbandonato a novembre, perché al di là della KO con la Juve erano arrivate comunque tante vittorie, ma è un Inter solida, è un Inter cattiva, è un Inter difensivamente piena, veramente molto, molto, molto bene. Hai detto una cosa, Simo, mentre parlavi stavo pensando proprio al discorso Porto, cioè la partita di oggi è la dimostrazione che in gara secca quest'Inter c'è se la gioca quasi con chiunque o comunque con tantissime e questa è una grande notizia, soprattutto considerando che diversi dei nostri non sono ancora al 100%, alcuni sono ancora lontani, c'è qualche assenza ancora importante, tra tutte quella di Brozovic che per me è un'assenza pesante, al contrario di quello che dicono in molti, che sostengono in molti. C'è un Dumfries che è entrato nel secondo tempo, non era al meglio, ma lo rivedremo a livelli più alti sicuramente. Quindi è una vittoria importante. Lo so, in chat ho visto tanti scrivere, adesso riepiloghiamo anche le azioni per chi non avesse visto la partita, vi riepiloghiamo un po' quello che è successo in questa partita. Tanti scrivono abbiamo fatto un favore al Milan, il Milan che oggi ha battuto la Salernitana. Io penso a me, penso all'Inter, penso ad un Inter che nonostante tutti i problemi, nonostante tutte le difficoltà, si porta a meno 8 dalla vetta, alla quale adesso non pensiamo, meno 8 dal Napoli capolista, meno 3 dal fantastico, indistruttibile, inossidabile, inarrivabile Milan, siamo a meno 3. La Juventus, non so come, ma in un modo o nell'altro sono lì ad un punto. Intanto la cosa più importante è che abbiamo messo 3 punti di distanza dalla Lazio e quindi anche dalla Roma. Questa era la cosa più importante oggi e soprattutto era importante dare una dimostrazione contro una grande squadra, contro il Napoli. Fin qui i big match li avevamo sempre falliti, oggi per me questa è una grande prova, una grande partita, senza però, diciamo,
andare a discutere troppo oltre, senza portarmi troppo in avanti. Grazie Pica Pica intanto per la super chat, il sostegno live, grazie di cuore, grande vittoria, forza Inter, scrive in chat, grazie di cuore. Simo, un flash, se ci racconti un po' che partita è stata. Io ho avuto subito clamorosi problemi con DAZN, davvero io i primi 10 minuti avrei voluto disdire tutto, spaccare tutto letteralmente. Quindi raccontaci tu un po' quello che è successo nei primi 10 minuti e anche dopo. I primi 10 minuti sono stati molto vivi, perché l'Inter ha avuto subito 2 belle occasioni, una in particolare con Di Marco, e facevamo il conto all'intervallo delle 4 occasioni giganti che l'Inter ha avuto nel primo tempo, 3 volte è stato coinvolto Lukaku. Una è stato un suo tiro, 2 volte è stato lui che ha messo un pallone importante per un compagno. Questo poi potremo sviluppare dei discorsi su Lukaku, ma è giusto una nota così. Nel primo tempo dicevamo 4 occasioni importanti, uno forse con un fuorigioco di Di Marco, ma poi non è stato segnalato. Per quanto riguarda il Napoli, nulla di particolare. Zielinski una ciabattata da dentro l'area e poi Anghissà fuori di poco. Nella ripresa subito Onana ha salvato su Osimhen, una situazione un po' confusa con Çalhanoğlu, è arrivato il gol di Dzeko dopo 5 minuti, un gol fantastico, ripeto, come dicevamo live. Dzeko fa un movimento, finge di attaccare il primo palo, Rachmani lo segue da quel lato, poi Dzeko passa alle spalle e colpisce di testa sfruttando il cross di Di Marco, una magia incredibile. Poi non è stata in realtà una partita piena di occasioni che ti restano proprio in mente. È stata molto intensa, ma di occasioni nella ripresa c'è stato poco e nulla, fino al grande parata di Onana all'89esimo, che ha parato un po' col petto, con il braccio, ed è stata però questa l'unica vera occasione del Napoli. Anche qui, diciamolo, uno dei migliori attacchi del campionato, forse addirittura il migliore, non ricordo. Comunque squadra molto forte, molto offensiva. L'Inter ha sofferto pochissimo questa sera di occasioni che dici, oddio qua prendo gol, cosa che invece capitava molto spesso in passato. Quindi vittoria meritatissima, legittimata poi di fatto anche dai numeri. Loro avranno avuto più possesso palla sicuramente, ma è normale quando devi recuperare. E un Inter che mi ha, ripeto, sorpreso in senso molto positivo. Sono super contento. Ma il possesso palla, Simo, glielo lascio volentieri. L'Inter ha fatto una partita intelligente, da grande squadra, consapevole dei propri mezzi e anche dei propri limiti e nel rispetto anche del valore degli avversari. Quindi per me oggi è stata una grande prova di maturità molto importante dell'Inter, che oggi ovviamente deve dare continuità poi a queste prestazioni di sicuro. Grazie Rita, davvero di cuore anche qui per il sostegno. Un flash, Simo, e poi dopo a parte pubblicheremo le pagelle e poi arriverà anche un'analisi più tattica in un contenuto a parte. A livello di singoli, per me oggi Skriniar è tornato il Milan Skriniar che vogliamo, quello che merita il rinnovo e che speriamo che firmi presto, perché oggi Sukvara ha fatto una grande prestazione e l'ho rivisto in versione leader. Personalmente oggi è stata una delle note che più mi sono piaciute. Acerbi stesso su Osimhen, grande partita davvero di Acerbi, che all'inizio aveva avuto anche un problemino fisico e poi l'ha smaltito alla grande e ha annullato un giocatore importantissimo come Osimhen. Barella per me c'è la macchia della munizione ingenua, che non puoi prenderti una munizione così per proteste. Dopo un'ora di proteste alla fine ti prendi pure la munizione, poteva evitarsela, però è stato letteralmente uomo ovunque, grande intensità, a me è piaciuto moltissimo. E Dzeko, vabbè, non lo commento più, giocatore superiore, cioè, c'è poco da dire. Avesse 10 anni in meno saremmo veramente a posto per sempre. E, Lukaku, Simo, per me non è da bocciare la prova di Lukaku, anche se poi nel secondo tempo si è spento quando poteva iniziare un po' la sua partita con degli spazi più aperti. Però ecco, diciamo, serviva un giocatore più fresco, forse in quel momento lì. E Lukaku si stava un po' spegnendo in quella fase, purtroppo. Non è ancora il vero Lukaku, però io ripeto, quando c'è lui, la pericolosità si sente nettamente in più, ecco. No, ma poi dico semplicemente, se questo è il primo Lukaku dopo 4 mesi di stop alla prima gara ufficiale, se togliamo la ripresa di Croazia-Belgio, io faccio la firma. Cioè, se è questo il primo Lukaku, quello che parte dal minimo e poi da qui in avanti va a salire,
per me va benissimo. Oggi aveva davanti una delle sorprese più importanti del campionato, che era Kim, che ho visto in enorme difficoltà in alcune situazioni, non assolutamente dominante come invece è stato in tante altre partite. E la cosa positiva che dici tu è proprio questa, cioè Lukaku è chiaro che quando in forma diventa dominante molto più di quello che ha fatto stasera, ma la grande dote di Lukaku, e noi qui anche su Passione Inter l'abbiamo detto spesso, è che riesce ad essere impattante anche quando non è in forma per il solo fatto di esserci, e sono pochissimi i giocatori che hanno questa dote. Lukaku è uno di questi, tant'è vero che appunto anche oggi è un punto di riferimento anche quando il compagno ha l'ansia di dover liberarsi del pallone e la butta avanti non a caso, ma quantomeno nella zona in cui sa che più o meno c'è, perché poi Lukaku ci va. Il difensore ha sempre paura ad alzarsi troppo perché sa benissimo che poi fa fatica a recuperare nel lungo alle sue spalle quando c'è Lukaku, molto di più di quando invece per esempio non ci sono Dzeko e Lautaro. Io francamente sono contentissimo di Lukaku per come ha cominciato, ripeto, era la prima partita e ho visto la differenza avendolo in campo. Chiaramente mi auguro che cresca e soprattutto che non si fermi più, nemmeno per contratturine, cose del genere, perché sarebbe drammatico. Ma quello che diceva Inzaghi in conferenza si è visto, cioè avere 4 attaccanti, anche se Correa non ha fatto magari benissimo, però avere 4 attaccanti pronti che puoi mixare come vuoi, rispetto ad averne 3, sembra una banalità, ma fa tutta la differenza del mondo. E quindi bene così, bene così. Due considerazioni finali. A chi si lamentava della designazione di Sozza, direi che ha ampiamente fugato i dubbi sulla sua fede non interista, quindi direi che all'arbitro non ci si possa attaccare in questo momento. Per quanto riguarda poi, io un'avvertenza lancio all'Inter in questo momento, Simo. Lo dicevo prima della partita, a maggior ragione lo dico adesso. Occhio al Monza sabato. Non perché, nel senso, occhio perché la sorpresa, l'ho detto prima, in questi giorni l'ho sempre vista alla seconda partita post sosta. E noi, la mia grande preoccupazione nell'Inter è la testa dell'Inter, più che l'avversario. Quindi non commettiamo l'errore di risentirci appagati, di dire sì, siamo forti, prima o poi segniamo, prima o poi vinciamo. Testa bassa, pedalare, da adesso non abbiamo nemmeno la minima possibilità di commettere errori. Non c'è più spazio minimo per cui occhio. Monza è tosta sabato. Sono perfettamente d'accordo. Questo è un altro degli aspetti su cui l'Inter deve dimostrare di crescere. Hai battuto il Napoli, è legittimo che tu sia gasato, ma la carica la devi mettere sul campo per travolgere il Monza e le squadre, con tutto il rispetto, del suo livello, non per farti fregare come magari è successo in passato. Quindi questo senza il minimo dubbio, anche perché, molto velocemente, abbiamo detto se l'Inter perde col Napoli lo scudetto lo saluta, perché va a meno 14, ma l'avrebbe salutato anche perché sarebbe l'ennesima sconfitta, la sesta se non sbaglio, qualora avessimo Sì. perso. Ma questo discorso vale anche col Monza e vale con la Cremonese, vale con tutte le altre. Cioè se perdi 6 partite, io non mi ricordo a memoria una squadra che vince lo scudetto perdendone 6. Magari sarà successo una volta, ma non di più. Quindi dipende anche da questo. Battere il Napoli, straordinario, non facciamo scherzi. Adesso abbiamo Monza, Verona, Empoli, tutte partite sulla carta facili, rendiamole facili anche sul campo, molto semplicemente. Giustissimo, chiudiamo questa clip allora. Battuto il Napoli 1-0, lo abbiamo riportato sicuramente sulla terra, abbiamo dato una bella scossa alle loro convinzioni con una partita di grande intensità da parte della nostra Inter. Ho visto bene anche Lautaro, entrando bello agguerrito, mi ha fatto una bella impressione. Bravo il mister nella gestione della gara, sia nella lettura all'inizio che nei cambi, nel tempismo e anche nelle scelte. A me è piaciuto stasera la gestione della partita. Clean sheet contro il Napoli, tanti bei messaggi da questa serata del 4 gennaio Inter-Napoli 1-0, gol di Edin Dzeko. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e nelle prossime sul nostro canale poi troverete anche le clip con le pagelle e in diretta alle 19:30 la nostra diretta di aggiornamento con l'analisi tattica di questa partita.